Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video e podcast, in quanto sarà un video che entrerà anche nella playlist podcast. Infatti lo inserirò nella podcast playlist spiritualmente. Parliamo oggi del potere di Satana, il potere del diavolo. Da chi gli viene dato, perché gli viene dato, in cosa consiste e cosa comporta il potere del diavolo. Allora, cominciamo a capire chi è il diavolo. Il diavolo è l'oppositore, viene chiamato con moltissimi nomi, molti nomi con cui viene identificato sono nomi impropri, sono nomi presi da antiche divinità, da antiche leggende, ma quello che ci basta sapere è quello che noi comunemente per tradizione culturale chiamiamo Satana o il diavolo per l'appunto, che viene definito in termini invece più generici l'oppositore, colui che si oppone, colui che fa il contrario del bene, il male. Viene definito altresì nei testi biblici il principe del mondo, colui a cui viene consentito da Dio di governare il mondo degli uomini. Tant'è vero che i cristiani vengono definiti da Gesù stesso, no? Voi siete in questo mondo, ma non siete di questo mondo, e il mondo vi odierà, appunto a causa del diavolo. Il diavolo, per tradizione e cultura, origina dagli angeli caduti, è il capo degli angeli caduti, è una creatura da un immenso potere spirituale, un arcangelo, il capo degli arcangeli, che improvvisamente si ribella a Dio perché ritiene che non sia giusto che sia stato regalato agli uomini questa grossa, chiamiamola così, questo grosso regalo, appunto questa grossa virtù di essere esclusivi e i più belli figli di Dio, creati immagine e somiglianza di Dio dal punto di vista spirituale. Allo stesso tempo però inseriti in questa carne caduca, in questo corpo terrestre che va a invecchiare, va a morire imperfetto, che porta malattie, porta dispiaceri, porta dolori, ma che permette a questo piccolo spirito giovane, questo bambino spirituale, di avere una crescita che gli permetterà poi di vivere dopo la morte al cospetto di Dio e via per tutta l'eternità. E quindi il diavolo deve cercare di fare in maniera tale che questi uomini, questi piccoli esseri infami dal suo punto di vista, questi piccoli esseri spirituali, questi piccoli esseri di carne, non raggiungano la possibilità di vivere eternamente, non raggiungano la possibilità di prendere coscienza che sono reali figli di Dio. E come può agire in tutto questo? Come può avere ancora potere, visto che da Dio è stato scacciato dal paradiso, è stato scacciato dalla cerchia degli angeli ed è stato confinato in questo mondo senza più i poteri da arcangelo? Semplicemente lo può fare attraverso gli uomini. E questo è il grande potere di Satana, il grande potere del diavolo: circuire, convincere gli uomini a fare quello che solo gli uomini possono fare. Una delle cose di cui noi non prendiamo mai coscienza, se non in rarissimi casi e rarissime persone, è quello appunto che, essendo esclusivi o essendo speciali figli di Dio, noi abbiamo il potere
di portare equilibrio o disequilibrio nel creato. Attraverso molte azioni, vediamo in tempi adesso più moderni che noi cerchiamo in tanti modi di sostituirci alla natura o di sostituirci al creatore, cioè a Dio stesso, ponendoci come unici interlocutori di noi stessi, ponendoci come fautori unici sia della nostra esistenza che del nostro destino, il che ci è permesso dal libero arbitrio, da questo grande potere ulteriore che abbiamo appunto di somiglianza a Dio, il libero arbitrio, la capacità di decidere tra il bene e il male, tra una scelta o l'altra. Il bene e il male che esistono proprio perché per permettere che esista la vita ci deve essere la luce e il buio e il bene e il male, e la vita si esplica all'interno di questa differenza di potenziale. Se non ci fossero il bene e il male, la luce e il buio, non ci sarebbe vita. Agli albori della creazione, se volete così definirla, non esisteva la vita, esisteva Dio che era non vita. Quando Dio decise di diventare vita e quindi di creare la vita, creò la prima cosa che creò fu la luce. Con la nascita della luce nacque il buio, con la nascita del bene nacque il male. E questo serve proprio perché all'interno ci sia la vita. La vita si svolge tra queste due differenze di potenziale e l'uomo è portato a portare equilibrio in queste differenze di potenziale, solo che l'uomo è più portato a intraprendere la strada facile e quindi a portare il caos, a portare il disequilibrio, e il diavolo acquisisce il potere proprio attraverso il convincimento che fa negli uomini perché non prendano coscienza di essere speciali figli di Dio e quindi di avere questo potere immenso, ma si appoggino ai più bassi desideri, alle più basse voglie della carne, cioè della parte fisica dell'uomo, quindi il denaro, la prevaricazione e il sesso non inteso come sesso tra due persone che si vogliono bene, che sono state create anch'essi dal Signore, per cui non c'è nessun problema, ma inteso proprio come vizio, è come proprio una cosa infima e un vizio tale da distogliere l'uomo e la donna dalla conoscenza e dalla sapienza, e quindi portarli sulla strada che li porta distanti dal guadagnarsi questa vita eterna. Un guadagno che è già insito nell'essere figli di Dio, ma che per poterlo raggiungere, come ci ha sempre spiegato Gesù, è la presa di coscienza. È un percorso che aiuta a sviluppare, a nascere o a rinascere, se volete, nella nostra forma spirituale che convive con la nostra forma carnale e fisica. Quindi più noi assecondiamo queste cose, questi desideri di bassa lega, chiamiamolo così, più Satana, più il diavolo acquisisce potere. Il suo potere è proprio distrarci dal cercare di capire che siamo figli di Dio e come tali possiamo aspirare alla vita eterna e una crescita spirituale eterna. Noi cediamo quindi questo nostro potere, questo nostro grande potere a Satana, al diavolo, tutte le volte che ci arrendiamo davanti a determinate situazioni, tutte le volte che non accettiamo di essere figli di Dio. Questo è importante da sapere perché ci porterà poi alle fasi successive, cioè a capire perché siamo così importanti per Dio, che è nostro Padre e Creatore, ma anche per Satana, perché lui di suo non può fare niente.
Lui però ci può raggirare, ci può convincere, ci può accecare, ci può disperare, ci può fare in maniera che noi assecondiamo i suoi desideri, distogliendoci da Dio, distogliendoci dalla nostra missione, se volete, che è quella semplicemente di imparare, di capire, di crescere, e non parlo solo dal punto di vista fisico, quindi non diventare da bambini a adulti, ma di fare sì da bambini a adulti anche della nostra parte spirituale. Questo è l'immenso potere che può avere Satana, ma semplicemente perché siamo noi inconsapevolmente, e a volte consapevolmente, ricordiamoci che esistono i satanisti, esistono le persone che proprio dedicano la vita per avere un risultato immediato sulla terra, un risultato immediato nella vita quotidiana, dedicandosi proprio a Satana. Quindi noi diamo questo potere a lui, mentre potremmo veramente utilizzare il nostro potere per essere esseri migliori, sia nella vita terrena, sia nella vita spirituale. Ecco da chi è dato l'immenso potere che ha Satana. Spero di avervi portato con questo breve video, perché non dura moltissimo, a cominciare a vedere un po' le cose da un punto di vista diverso e soprattutto a darvi uno spunto di riflessione. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se questa cosa la sapevate già, oppure se questa cosa comincia a illuminarvi, a darvi qualche spiegazione sul perché e sul per come. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi è iscritto al canale e questo è un grande aiuto per me e per il canale, per avere altri video. Mettete il like, condividete il video nei vostri social, con i vostri amici, portate avanti una riflessione e portate avanti una crescita personale e spirituale, anche se avete piacere, con il mio aiuto. A tutti voi un caro saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!